L'infinito. Una parola che fa tremare la mente, che affascina, disorienta, mette in crisi. Tutti ne parlano, pochi sanno davvero cosa significa. C'è chi lo immagina come qualcosa di irraggiungibile, chi come uno spazio eterno, chi come un tempo senza inizio né fine. Ma che cos'è, in realtà, l'infinito? Esiste davvero? Possiamo vederlo, misurarlo, dimostrarlo? In questo viaggio parleremo dello spazio, del tempo, della materia, dell'energia. Ma soprattutto parleremo del ruolo dell'osservatore, perché è lì, in quel punto spesso trascurato, che la realtà come la conosciamo prende forma. Partiamo dallo spazio. Quando guardiamo il cielo notturno, ciò che vediamo sembra non avere fine. Le stelle sono ovunque. Non c'è un bordo visibile, non c'è un confine apparente. Questo ci porta naturalmente a pensare che lo spazio sia infinito. Ma è davvero così? Secondo le osservazioni scientifiche, l'universo osservabile ha un'estensione di circa 93 miliardi di anni luce. Questo numero enorme non rappresenta la dimensione totale dell'universo, ma solo la parte che possiamo vedere, quella da cui la luce ha avuto il tempo di raggiungerci dall'inizio del tempo, circa 13,8 miliardi di anni fa. Oltre questo limite, la luce non ci è ancora arrivata, quindi non possiamo osservare nulla. Lo spazio potrebbe estendersi oltre questo confine? Sì, e probabilmente lo fa. Ma dire che si estende all'infinito è un'altra cosa. Alcuni modelli cosmologici ipotizzano che l'universo sia curvo, come la superficie della Terra. In quel caso, potresti viaggiare per sempre senza trovare un bordo, ma la superficie totale sarebbe finita. Altri modelli suggeriscono uno spazio piatto e infinito. Ma il punto chiave è questo: non abbiamo dati osservabili che confermino l'infinità dello spazio. Sappiamo che è immenso, ma infinito, in senso fisico, non lo possiamo affermare. Anche il tempo viene spesso immaginato come qualcosa di infinito. Scorre senza sosta, da sempre e per sempre. Ma la scienza ci dice una cosa diversa. Secondo la teoria del Big Bang, il tempo ha avuto un inizio. Circa 13,8 miliardi di anni fa, spazio e tempo sono nati insieme. Non esisteva un prima del Big Bang, perché il concetto stesso di prima presuppone già l'esistenza del tempo. Da quel momento, l'universo si è espanso e il tempo ha cominciato a scorrere. E il futuro? Continuerà all'infinito? La risposta è incerta. L'universo potrebbe espandersi per sempre, raffreddandosi lentamente in una morte termica. Oppure potrebbe fermarsi ed eventualmente collassare su se stesso in un Big Crunch. O ancora, potrebbe frammentarsi in nuove regioni di spazio-tempo attraverso meccanismi che non comprendiamo del tutto. Ma in ogni scenario, il tempo che conosciamo è misurabile. Non abbiamo prove che dimostrino che esista un tempo infinito. Possiamo parlare di durate immense, ma non di una durata senza fine. Anche qui, l'infinito è un concetto astratto, non un dato osservabile. La materia è un altro elemento chiave. Per molto tempo si è pensato che ogni oggetto potesse essere diviso all'infinito. Una pietra in sabbia, la sabbia in polvere, la polvere in molecole, le molecole in atomi. Ma la scienza moderna ha mostrato che non è così. Esistono limiti fondamentali alla divisibilità della materia. Gli atomi sono composti da protoni, neutroni ed elettroni. Protoni e neutroni, a loro volta, sono composti da particelle più piccole chiamate quark. Oltre a queste, troviamo fotoni, gluoni, neutrini e altre particelle fondamentali che fanno parte del modello standard della fisica delle particelle. Ma la questione non è solo quante particelle ci siano. Il punto è che, sotto una certa scala, la nozione stessa di parte smette di avere senso. Questa scala si chiama lunghezza di Planck.
È una distanza incredibilmente piccola, circa 1,6 per 10 alla meno 35 metri. Sotto questa soglia, le leggi della fisica classica non funzionano più. Lo spazio e il tempo cessano di essere continui. Non possiamo più parlare di coordinate, di traiettorie, di durata. La realtà diventa quantizzata, discontinua, come se fosse fatta di piccoli granelli indivisibili. Questo implica una cosa molto semplice. La materia non è infinitamente divisibile. C'è un fondo, c'è un limite, un punto oltre il quale la nozione di materia si dissolve. E l'energia? È infinita? Anche qui la risposta è no. L'energia, come la materia, è misurabile. La prima legge della termodinamica ci dice che l'energia si conserva. Non si crea, non si distrugge, ma si trasforma da una forma all'altra. Tuttavia, il fatto che si conservi non implica che sia infinita. In ogni sistema chiuso, l'energia totale è costante e finita. Anche nel caso dell'universo intero, le teorie suggeriscono che l'energia totale sia finita. Alcune ipotesi arrivano a dire che sia esattamente zero, bilanciata tra energia positiva materia ed energia negativa, gravità. Se questo fosse vero, l'universo potrebbe essersi creato dal nulla, senza violare le leggi della fisica. In ogni caso, ciò che conta è questo: l'energia non è una fonte infinita. Ha limiti, ha quantità, si può misurare. E se qualcosa si può misurare, allora non è infinita. A questo punto arriviamo al cuore della questione. Finora abbiamo parlato di spazio, tempo, materia, energia, tutti elementi della realtà che possiamo in qualche modo misurare. Ma c'è un altro elemento fondamentale che spesso viene dimenticato: l'osservatore. In fisica classica, l'osservatore era visto come un elemento esterno, neutrale. Poteva misurare un sistema senza alterarlo. Ma con l'arrivo della meccanica quantistica, questa idea è cambiata radicalmente. Nel mondo quantistico, l'osservatore non è più esterno, è parte del sistema. Ogni misurazione altera lo stato del sistema osservato. Una particella, prima di essere misurata, non ha una posizione definita. Esiste in una sovrapposizione di stati, ognuno con una certa probabilità. Solo quando viene osservata, uno di questi stati si realizza. È quello che si chiama collasso della funzione d'onda. Questo non significa che l'osservatore crea la realtà, ma significa che la realtà, a livello fondamentale, non esiste come qualcosa di fisso e determinato prima della misurazione. Esiste come insieme di possibilità che diventano realtà solo nel momento dell'osservazione. Chi o cosa è quindi un osservatore? Nella meccanica quantistica, l'osservatore non deve essere una persona. Può essere uno strumento, una particella, un'interazione. Ciò che conta non è la coscienza, ma l'interazione fisica tra due sistemi. Quando una particella viene osservata, in realtà è solo entrata in relazione con altro che ne ha modificato lo stato. Questo ci porta a un punto fondamentale: grandezze come posizione, velocità, energia e perfino il tempo stesso non esistono come proprietà assolute. Esistono solo in relazione a altro. Una particella non ha una posizione in sé, ha una posizione rispetto a un sistema di riferimento. Se non c'è relazione, non c'è posizione, non c'è distanza, non c'è tempo. In questo senso, l'osservazione è ciò che dà significato alla realtà. Senza relazione non c'è nulla di definito, solo potenziale. L'universo, nella sua essenza più profonda, non è fatto di oggetti, è fatto di interazioni, di correlazioni, di possibilità che diventano eventi solo nel momento in cui qualcosa le osserva.
Questa visione ha rivoluzionato la fisica, ma ha anche implicazioni profonde per la nostra idea di infinito. Se tutto ciò che è misurabile esiste solo grazie a un osservatore, allora non può esserci un'infinità osservabile, perché osservare implica delimitare. Significa fissare un punto, un valore, un limite. In altre parole, il semplice fatto di voler osservare qualcosa lo rende finito. Possiamo osservare grandi distanze, tempi lunghissimi, quantità enormi. Ma tutte queste grandezze, per essere osservate, devono avere una misura. E se qualcosa è misurabile, allora non è infinito. Persino la posizione nello spazio ha senso solo se confrontata con un'altra. Una distanza ha senso solo se esistono due punti tra cui misurarla. Se togli ogni riferimento, la distanza scompare. Rimane solo la possibilità, non la realtà. Questo non vuol dire che l'infinito non possa esistere come concetto. Ma nel mondo fisico, così come lo conosciamo, non esiste nulla che sia veramente infinito. Tutto ciò che è reale, tutto ciò che può essere osservato, ha un confine. Un altro aspetto interessante è il concetto di vuoto. Nella fisica classica, il vuoto è l'assenza di tutto. Niente materia, niente energia, niente movimento. Ma nella fisica quantistica il vuoto è tutt'altro che vuoto. Il vuoto quantistico è un campo pieno di fluttuazioni. Anche nello spazio apparentemente più vuoto, particelle virtuali nascono e scompaiono costantemente. Questo accade a causa del principio di indeterminazione di Heisenberg. In tempi brevissimi, energia e particelle possono emergere dal nulla, purché scompaiano subito dopo. Questa energia di fondo, detta energia del punto zero, è reale. Può avere effetti fisici misurabili, come nel caso dell'effetto Casimir. Ma anche questa energia è finita. Non cresce all'infinito, non si estende senza limiti. È presente in tutto lo spazio, ma in una quantità specifica e misurabile. Questo ci dimostra ancora una volta che anche ciò che ci sembra assoluto, come il vuoto, è regolato da limiti e misure. E che l'infinito non appare mai in nessun dato concreto, nemmeno nel nulla apparente. Ma allora, perché l'infinito è così presente nel pensiero umano? Perché ci affascina così tanto? La risposta è che l'infinito è utile. In matematica, l'infinito serve a descrivere limiti, a costruire modelli, a rappresentare processi che non finiscono mai. È uno strumento, una scorciatoia per descrivere comportamenti complessi. Funziona nelle equazioni, nelle serie numeriche, nelle astrazioni. In fisica, però, la situazione cambia. Quando compare un'infinità nei calcoli, spesso è segno che qualcosa non va, che il modello usato è incompleto o che non può descrivere quella situazione in modo realistico. Per esempio, quando si calcola la densità dell'universo nel momento iniziale del Big Bang, i modelli danno una densità infinita. Ma questo non significa che la densità fosse realmente infinita. Significa che le leggi fisiche che usiamo oggi non sono più valide in quelle condizioni estreme. Per questo motivo, la fisica non considera l'infinito come una quantità reale. Lo considera una soglia, un'indicazione di dove il modello si rompe. Non è un numero, è un segnale. Tutto questo ci porta a una visione sorprendente ma sempre più condivisa della realtà. Non esiste nulla di assoluto, tutto è relazione. Ogni grandezza, ogni evento, ogni oggetto ha senso solo se messo in relazione con altro. Una distanza non è nulla se non ci sono due punti. Un tempo non ha significato se non tra due eventi. Una massa non è rilevabile se non interagisce con qualcosa. Questo vale anche per noi. Non esistiamo in isolamento.
La nostra posizione, la nostra identità, la nostra conoscenza sono frutto di relazioni, con l'ambiente, con le altre persone, con la realtà fisica che ci circonda. Anche il nostro modo di conoscere il mondo è basato sul confronto, sulla misura, sull'osservazione. E tutto ciò che osserviamo, per il solo fatto di essere osservato, entra in relazione con noi. Se l'infinito non può essere osservato, allora resta fuori da questa rete di relazioni. Non entra nella realtà concreta. Rimane una direzione del pensiero, non un elemento della natura. Il paradosso è che, nonostante l'infinito non sia reale nel senso fisico, noi lo pensiamo, lo immaginiamo, lo utilizziamo. Fa parte del nostro modo di ragionare. La mente umana ha la capacità di estendere i concetti oltre i limiti dell'esperienza. Possiamo pensare a una linea che continua per sempre, a un numero che cresce senza fine, a uno spazio che non si ferma mai. Ma questo non significa che ciò che immaginiamo esista anche nella realtà. La nostra mente è capace di creare modelli astratti e spesso li confondiamo con il mondo reale. L'infinito è uno di questi. È un'idea, una possibilità logica. Ma non abbiamo mai osservato un oggetto, un luogo, un fenomeno che sia veramente infinito. Ciò che osserviamo è sempre limitato, sempre finito, sempre definito. E non per mancanza di strumenti, ma perché la realtà stessa è fatta così, è strutturata, misurabile, relazionale. È questo che la rende conoscibile. Molti pensano che i limiti siano una forma di debolezza, di imperfezione, che l'infinito sia superiore al finito. Ma la scienza ci mostra l'opposto. È proprio grazie ai limiti che la realtà è stabile. È grazie ai limiti che possiamo fare scienza, che possiamo costruire teorie, fare esperimenti, ottenere risultati. Senza limiti non ci sarebbe struttura. Senza struttura non ci sarebbe forma. Senza forma non ci sarebbe niente da osservare. Il limite non è un ostacolo. È ciò che rende possibile tutto ciò che conosciamo. Il fatto che l'energia sia finita, che il tempo sia misurabile, che la materia abbia una scala minima, non ci toglie nulla. Anzi, ci permette di vivere, di pensare, di comprendere. È nei limiti che nasce il senso. È nel confronto che nasce la misura. È nella relazione che nasce la realtà. Riassumiamo. Abbiamo parlato di spazio e abbiamo visto che l'universo osservabile è immenso, ma finito. Abbiamo parlato di tempo, che ha avuto un inizio e forse avrà una fine. Abbiamo parlato di materia, che è composta da elementi indivisibili oltre una certa scala. Abbiamo parlato di energia, che si conserva ma non si espande all'infinito. E abbiamo parlato dell'osservatore, che è ciò che dà forma alla realtà, trasformando le possibilità in fatti. In nessuno di questi ambiti abbiamo trovato l'infinito come realtà osservabile. Solo grandezze molto grandi, durate molto lunghe, quantità molto estese, ma tutte finite, tutte delimitate, tutte misurabili. E abbiamo compreso che la realtà non esiste indipendentemente dall'osservazione, che ogni cosa ha significato solo in relazione ad altro, che senza un sistema di riferimento non possiamo parlare di distanza, né di tempo, né di massa, né di forma. In questo contesto, l'infinito è una parola, una direzione del pensiero, un'estensione dell'immaginazione, ma non una cosa reale. Una domanda sorge spontanea. Se l'infinito non esiste nella realtà fisica, perché la mente umana continua a cercarlo? Forse perché ci confrontiamo continuamente con i limiti. Limiti del corpo, del tempo, della comprensione. E l'infinito rappresenta, nella nostra mente, una forma di liberazione da questi limiti. Ma ciò che rende l'universo affascinante non è la sua infinità, è la sua coerenza.
È il fatto che, pur essendo complesso, segue regole. È misurabile. È osservabile. È ordinato, non caotico. Ed è proprio grazie a questa struttura finita che possiamo studiarlo. La coscienza stessa, che sembra infinita nel suo flusso, è prodotta da processi limitati, neuroni, sinapsi, impulsi chimici ed elettrici. Anche la mente, per quanto profonda, ha confini. E forse è proprio grazie a questi confini che possiamo pensare all'infinito, pur senza mai raggiungerlo. Così, la scienza ci riporta con i piedi per terra. Non ci toglie il mistero. Ce lo mostra meglio. Non nega il sogno. Lo rende più nitido. Forse l'infinito è anche un limite del linguaggio. È la parola che usiamo quando non sappiamo più cosa dire. Quando i numeri non bastano, quando le distanze non si contano più, quando il tempo sfugge a ogni orologio. È la parola che mette un'etichetta sull'indefinito, sull'incalcolabile, sull'ignoto. Ma il fatto che non riusciamo a definire qualcosa non significa che quella cosa esista. Il linguaggio è potente, ma anche limitato. Le parole danno forma al pensiero, ma non sempre coincidono con la realtà. Dire che qualcosa è infinito può significare semplicemente che non ne conosciamo i limiti. Ma la scienza lavora per trovare quei limiti, per renderli visibili, per renderli misurabili. E finché non osserviamo davvero qualcosa che non ha confini, non possiamo dire che l'infinito esista. In conclusione, l'infinito non è qualcosa che abbiamo mai visto. Non nello spazio. Non nel tempo, non nella materia, non nell'energia e nemmeno nell'esperienza umana. È un'idea, non una cosa, una direzione, non una destinazione. Il vero mistero non è che tutto sia infinito. Il vero mistero è che qualcosa esista e che possiamo osservarlo.